La vita di Mary Shelley e del suo compagno Percy sarà ricca di avventure, viaggi, ritorni e purtroppo caratterizzata anche da tanti lutti, compreso quello dello stesso Percy che morì in mare nel 1822. Ma oggi non voglio soffermarmi su questa parte della storia, bensì voglio ripercorrere insieme a voi i luoghi toscani che ha visitato Mary Shelley con il marito per scoprire a fondo la verità che si potrebbe celare dietro il famosissimo romanzo del Frankenstein. Nel 1816 Mary Shelley viaggia per l'Europa insieme al marito Percy, soggiornando per un periodo presso Villa Diodati in Svizzera. Mary e Percy si interessavano a diversi dibattiti divulgativi insieme alle loro compagnie composte da giovani romantici, frequentate anche dal poeta Lord Byron e John William Polidori. Medico londinese, figlio di Gaetano Polidori, originario di Vientina. Il vampiro protagonista del romanzo di Polidori sarà quello che in seguito Bram Stoker utilizzò per sviluppare il suo Dracula, per intenderci. Polidori, in quell'anno molto vicino agli Shelley, conosceva molto bene la famiglia Berlinghieri. Francesco Berlinghieri, defunto nel 1812, era soprannominato Frank the Stone per i suoi esperimenti scientifici su calcoli renali. Polidori riferì alla Shelley, che era incuriosita da tutto ciò, dei vari esperimenti di trapianti di organi. E la leggenda vuole che Mary Shelley si ispirò proprio al dottor Berlinghieri la notte che scrisse in Villa Diodati Frankenstein. Tra l'altro non era la prima volta che Mary sentiva questa storia, perché si dice che suo fratellastro fosse uno studente universitario di Pisa e che conoscesse molto bene il figlio di Berlinghieri, Andrea Vacca Berlinghieri, e che ne avesse già parlato. Mary Shelley più tardi, nel suo soggiorno toscano, ebbe anche modo di conoscere di persona Andrea Vacca Berlinghieri, ma anche qui ci arriveremo dopo. Dal 1816 passiamo direttamente al 1818, anno in cui Mary Shelley ha pubblicato il libro di Frankenstein. L'Italia e la Toscana in particolare entreranno a far parte della vita di Mary Shelley pochissimo dopo aver pubblicato il libro. Soggiorneranno qui a Livorno nel 1819, prima all'albergo lungo gli scali d'Azeglio Aquila Nera e in seguito qui in via Venuti presso Villa Valsovano. Vorrei soffermarmi pochi secondi sul fatto che Mary Shelley non sia sulla targa in memoria, ma solo il marito. Considerato che la targa è stata aggiunta negli anni 60, anche da morta direi che hanno continuato ad oscurarla sotto l'ombra di lui. Molte persone ipotizzano sia stato proprio qui che ha scritto Frankenstein, ma le date non combaciano e poi Mary Shelley ha raccontato più volte della storia di come ha scritto il libro in Villa Diodati in Svizzera. È molto più probabile che abbia scritto qui il suo romanzo Matilda, pubblicato postumo. Si trasferiscono a Pisa soggiornando al Royal Victoria Hotel, invitati da Margaret King, ex contessa di Monticchel. Qui conoscono finalmente di persona il dottore luminare Andrea Vacca Berlinghieri, figlio del tanto sentito parlare Francesco Vacca Berlinghieri, con cui hanno più di un'amicizia in comune, guarda Polidori, Henry e anche a quanto pare Margaret. Nel 1821 Mary si trasferisce con il marito in Palazzo Corsini, sempre a Pisa. In antichità si chiamava Palazzo Scotto, che come potete vedere è stato purtroppo distrutto da una flotta aerea nel 1943. La coppia continua a frequentare il dottor Berlinghieri, condividendo le stesse compagnie di amici e le stesse passioni per architettura, politica e poesia. Frequentano spesso i bagni di Pisa e salotti letterari e scientifici organizzati da Sophie Caderon, tenuti proprio qui, a Palazzo Lanfranchi.
All'epoca era frequentato anche da tantissimi altri personaggi illustri, come ad esempio Ugo Foscolo o Giacomo Leopardi. La famiglia Berlinghieri viveva a Montefoscoli, dove attualmente si trova ancora la loro casa che custodisce anche un museo. No, ma guardate che paesaggio, ragazzi! Cioè... Che spettacolo! Il programma TV Mistero è stato qui, ma non concordo molto con le teorie loro e dello scrittore Virgilio Papini, secondo il quale gli scelli partecipassero qui, insieme al dottore, agli esperimenti di galvanismo nei sotterranei dentro alcune stanze nascoste. Questa è la casa dei Vaccà Berlinghieri. Qui siamo tra il 1700 e il 1800, momento in cui la famiglia ha vissuto il massimo dello splendore. Lei è Sophie Caderon, moglie di Leopoldo Berlinghieri, quella che organizzava i salotti letterari a Palazzo Lanfranchi a Pisa. La guida ci ha detto che Andrea ci andava, ma era un po' schivo e queste cose mondane non gli piacevano molto, anche se alla fine quelli che li frequentavano li conosceva tutti, anche perché a quanto pare gli scelli vennero qui proprio per conoscere lui. Questa è la valigia da lavoro di Andrea Vaccà Berlinghieri e questi gli attrezzi da lavoro di Andrea ma anche del padre. Andrea e il padre sono stati dei medici luminari. Tra l'altro Andrea fu il fondatore della scuola pisana di chirurgia e l'innovatore della chirurgia in Italia. Su internet e nei vari programmi televisivi definiscono i Vaccà Berlinghieri come pionieri del galvanismo, ma dopo aver cercato ovunque testi che documentassero la cosa e dopo aver parlato con la guida è evidente e palese sia solo una diceria. Non c'è traccia di testi, testimonianze o documenti che provino che questi esperimenti fossero mai stati fatti dalla famiglia Vaccà Berlinghieri. Che abbia vivisezionato corpi è sicuro, d'altronde era un medico, ma al di là del vivisezionare non ci sono tracce che lui facesse altre cose e non appare da nessuna parte che lui facesse esperimenti. Altra considerazione è che erano massoni e i massoni nutrono rispetto per il ciclo vitale. La vita è anche il rispetto per la morte, quindi non poteva fare esperimenti se c'era da ridare vita a un morto. Lo scrittore moderno Virgilio Papini ipotizza che ci fosse qui un sotterraneo che portasse dalla casa fino al Tempio Minerva Medica, tempio in stile neoclassico che ha fatto progettare Andrea Vaccà Berlinghieri dall'architetto Ridolfo Castinelli, in onore a suo padre, Francesco Vaccà Berlinghieri. In conclusione, vorrei dire che se ne dicono tante sull'argomento. Ci sono diverse teorie su dove sia stato scritto realmente, su chi l'ha scritto realmente, sulle locations. Vi parlerò in un altro episodio magari anche del Tempio Minerva Medica e di Villa Corliano. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Non ci sono prove oltretutto che nella famiglia Berlinghieri qualcuno abbia mai fatto esperimenti di galvanismo, cosa che invece molti altri dottori è documentato che praticassero. Anche riguardo il soprannome Frank the Stone non ho trovato prove. Le teorie di Virgilio Papini risultano quindi infondate. È sicuro che Mary frequentasse il dottore, ma era una conoscenza dovuta alla stima reciproca. Concordo di più con la teoria del critico letterario Max Duperrey, che ritiene l'ispirazione sarebbe da ricercare nel suo diario del 1815, dove Mary raccontava il desiderio di riportare in vita il figlio. Un'altra teoria ancora ipotizza invece siano stati alcuni versi di J. Milton a darle l'idea. In più ricordiamoci che all'epoca temi quali l'elettricità erano molto in voga. C'è da dire anche che nell'introduzione scritta dalla stessa Shelley nel romanzo di Frankenstein ripubblicato nel 1831 è scritto chiaramente che l'ispirazione sia venuta da Darwin, in particolare un episodio dove mise dei vermicelli in una teca di vetro che successivamente ha iniziato a muoversi.
È vero che tra il 1818 e il 1831 si dice non abbia mai smesso di rimettere mano al suo romanzo, ma lei stessa scrive riguardo alle variazioni dell'edizione successiva di aver fatto modifiche solo allo stile della scrittura senza aggiungere avvenimenti o modificare la storia.